Immaginate questo, un manga post-apocalittico giapponese in cui Tokyo sta rasa al suolo da una misteriosa esplosione. I ragazzi girano in moto come gang criminali e uno di loro, Tetsuo, acquisisce poteri psichici che lo trasforma in una minaccia cosmica. Ora immaginate che Tetsuo sia Milhouse e che Kaneda sia Bart Simpson. Non è una fanart, non è un meme, non è nemmeno uno scherzo, è Bart Kira, un progetto reale, collettivo, ambiziosissimo in cui oltre 700 artisti da tutto il mondo hanno ridisegnato l'intero manga di Akira sostituendo ogni personaggio con una controparte dei Simpson. Oggi vi racconto la storia assurda e straordinaria di come un disegno pubblicato su Tumblr sia diventato una delle operazioni più radicali della storia del fumetto non ufficiale, e vi assicuro che dopo questo video non guarderete più i Simpson allo stesso modo. Di solito inizio i miei video con informazioni generiche, ma nel caso dei Simpson non credo sia necessario in quanto parliamo della più famosa serie animata di sempre, probabilmente, che conta ormai quasi 40 stagioni in oltre 30 anni di produzione, iniziato come sketch per i Tracy Ullman Show da un Matt Groening che cercava una serie con cui fare il botto e che con la Fox ha quasi sempre avuto carta bianca, a oggi i Simpson sono a parer mio estremamente calati rispetto al passato, ma continuano a essere perlomeno intrattenenti. Akira è invece un altro prodotto importantissimo, dalle mani di quel genio di Otomo Katsuhiro che ha scritto uno dei manga più influenti di sempre e ne ha diretto l'adattamento animato oggi considerato un classico assoluto. E se dovessero iniziare a parlare di tutti i pregi di Akira, manga o anime, ne servirebbe quasi un intero video a parte, quindi magari ne riparleremo meglio un altro giorno. Parlarvi della trama di Akira è difficile senza cadere nello spoiler, quindi cercherò di metterla giù in maniera approssimativa. Kaneda e Tetsuo sono i protagonisti del racconto, due teppisti ispirati ai classici bosozoku giapponesi, in una Tokyo e in un Giappone futuristici potremmo dire. Questo perché ci troviamo in un mondo in cui la terza guerra mondiale è effettivamente avvenuta e tutto ciò che ne rimane è un universo post-apocalittico in cui giovani disillusi sfogano la rabbia nella violenza, mentre il Giappone si ricostruisce in una cornice cyberpunk dei toni oscuri, in cui la stessa città delineata da Otomo riesce a essere punto fondamentale del racconto, quasi un personaggio a parte. Un giorno i nostri protagonisti entrano in contatto con uno strano bambino con una sorta di potere sovrannaturale che dà il via a cascata una serie di eventi che porta uno dei due, Tetsuo, a diventare lui stesso quasi un elemento su cui fare esperimenti, che perderà rapidamente il senno diventando una minaccia per la società, mentre Kaneda prova a recuperarlo nel nome di questa amicizia, rivalità. Nei 6 volumi che compongono questo manga, la storia andrà a intrecciarsi con altre vicende che punteranno tutte verso un'unica direzione, e se avete unicamente visto l'anime sappiate che copre il primo terzo circa del manga e mette in scena una sorta di finale alternativo supervisionato da Otomo. Ma non siamo qui per parlare di questo, bensì di un progetto folle. Immaginate Akira ma con Bart e Milhouse al posto di Kaneda e Tetsuo. Curiosi, vero? Nel 2013 l'artista statunitense Ryan Humphrey pubblica su Tumblr e su altri blog una tavola che raffigura Milhouse Van Houten nel ruolo di Tetsuo con accanto Bart Simpson nei panni di Kaneda. Humphrey racconta di aver realizzato quell'immagine per puro piacere personale nell'ambito di una mostra collettiva a tema Akira presso la Floating World Comics di Portland, dove veniva chiesto agli artisti partecipanti di reinterpretare visivamente l'opera. A vedere la tavola è James Harvey, fumettista inglese legato alla scena alternativa e digitale, già attivo sulla piattaforma LiveJournal con progetti personali. Colpito dall'effetto straniante della parodia di Humphrey, Harvey scrive pubblicamente che sarebbe stato interessante estendere l'esperimento a tutto il manga di Akira, e l'idea prende subito corpo. Nel giro di poche settimane Harvey organizza il progetto su larga scala, con una prima fase gestita interamente attraverso Google Docs, forme di registrazione online e mailing list dirette. Nasce così il Bart Kira Project con regole molto precise. L'intero manga di Akira, oltre 2000 pagine, viene suddiviso in blocchi di 5 pagine. A ciascun artista sarebbe stato affidato un blocco da ridisegnare seguendo fedelmente la regia, il layout e la narrazione originale. Ogni personaggio di Akira sarebbe stato sostituito con un personaggio specifico dei Simpson secondo una lista ufficiale elaborata da Harvey e Humphrey, con la lista completa pubblicata sul sito ufficiale. Il progetto riceve in breve tempo l'adesione di oltre 700 artisti da tutto il mondo, provenienti sia dal circuito professionale che amatoriale. Fin dall'inizio Harvey stabilisce un principio fondamentale: nessuno potrà trarre profitto dal progetto e tutto il materiale sarebbe stato distribuito online gratuitamente senza pubblicazione cartacea né merchandising, sia per motivi etici che legali. Bart Kira utilizza personaggi protetti da copyright appartenenti a 2 grandi entità: The Simpson è proprietà dei 20th Century Fox, oggi Disney, mentre Akira è di Kodansha, e un uso commerciale avrebbe esposto tutti i partecipanti al rischio di azioni legali.
Nonostante ciò, la portata del progetto attira rapidamente l'attenzione di siti come Vice, Engadget, Comics Journal e blog dedicati alla cultura visiva. Non si tratta di un semplice meme o di fanfiction, Bart Kira viene recepito come un'opera collettiva di appropriazione trasformativa che riflette sulle dinamiche del remix culturale, della nostalgia e della globalizzazione degli immaginari pop. Al momento in cui viene lanciato ufficialmente il sito bartkira.com, il progetto si struttura su più livelli: la ricostruzione del manga, pubblicato in formato PDF, la produzione di un trailer animato e la partecipazione a mostre e fiere underground, soprattutto in Europa e negli Stati Uniti. Più che un gioco grafico, Bart Kira si impone sin da subito come un evento culturale metanarrativo, dove due simboli epocali, Akira e i Simpson, si incontrano non per annullarsi, ma per riflettersi l'uno nell'altro. A livello narrativo, Bart Kira è tecnicamente Akira. Il progetto non riscrive la trama, non cambia le battute, non introduce variazioni. È una trasposizione grafica fedele del manga originale di Otomo Katsuhiro, tavola per tavola, ma con i personaggi dei Simpson a sostituire quelli originali. Il testo resta quello dell'opera giapponese, ma ogni figura, ogni corpo, ogni volto viene sostituito con una controparte proveniente da Springfield. Questa sovrapposizione genera uno straniamento continuo. L'epicità tragica di Akira convive con i volti cartuneschi e deformati della famiglia americana più famosa del mondo. La Neo Tokyo, devastata dal trauma atomico, diventa per così dire una Springfield distopica. La violenza, le esplosioni, il disfacimento psichico e corporeo, tutto viene reinterpretato attraverso la griglia iconica della cultura pop americana degli anni 90. È qui che Bart Kira smette di essere una parodia e diventa una macchina simbolica, un'operazione concettuale sul linguaggio stesso del fumetto. Ogni artista coinvolto nel progetto riceve esattamente 5 pagine da reinterpretare. Il vincolo è preciso, la struttura della tavola, pannelli, inquadrature, sequenze, non può essere alterata, ma lo stile grafico è completamente libero. James Harvey ha dichiarato che il suo intento era proprio liberare il potenziale visivo contenuto nelle gabbie di Otomo, permettendo a ogni disegnatore di reinterpretarle secondo la propria estetica. Il risultato è un'opera mutevole e frammentaria dove lo stile cambia radicalmente ogni 5 pagine. Ci sono sezioni disegnate nel classico stile di Groening con occhi a palle e colori pastello, altre dove i Simpson vengono ridotti a entità grottesche e psichedeliche, altre ancora minimaliste, sature, quasi astratte. Alcuni artisti abbracciano il body horror implicito di Akira, deformando i corpi in maniera mostruosa, e altri giocano sull'assurdità della situazione, rendendo le scene quasi comiche. Il risultato, scrive anche Vice, è una sorta di esperimento visivo collettivo in cui la coerenza narrativa viene mantenuta solo grazie alla regia di Otomo, ma ogni frammento sembra vivere una dimensione estetica propria. Il progetto diventa anche una riflessione implicita sul linguaggio della memoria culturale. In una lunga intervista al Comics Journal del 2020, la curatrice e critica Zainab Akhtar, che ha collaborato alla pubblicazione della fanzine di Bart Kira attraverso l'etichetta P-of Studio, descrive l'opera come una commistione sublime tra reverenza e decostruzione, capace di trattare due icone culturali in modo non dissacrante ma trasformativo. Non si tratta di nostalgia, ma di riscrittura della memoria visiva. I Simpson, che incarnano l'ideale americano di classe media cinica e disillusa, vengono trapiantati in una Tokyo devastata, simbolo della crisi identitaria e tecnologica post-bellica giapponese. L'accostamento, per quanto improbabile, funziona perché agisce come lente deformante su entrambi gli immaginari. Nel 2014 il progetto raggiunge poi un nuovo livello di visibilità grazie alla pubblicazione di un trailer animato ufficiale diretto da Joe Sparrow, che riproduce il celebre trailer del film Akira del 1988, ma sostituendo ogni elemento con le versioni simpsonizzate. Il trailer, finanziato e coordinato tramite la rete di Harvey, coinvolge un piccolo team indipendente e viene pubblicato su YouTube e Vimeo, e il video viene selezionato anche per la proiezione in alcuni festival di animazione alternative. Non è un remake comico, è una ricostruzione fedele, disturbante e straniante. E, come ha scritto Harvey sul suo blog, è la prova che l'immaginario globale si può comprimere in 2 minuti se le immagini sono giuste. C'è però un enorme elefante nella stanza. Secondo la legge internazionale sul copyright e in particolare secondo le normative statunitensi e giapponesi, qualunque riutilizzo non autorizzato di personaggi protetti costituisce una violazione dei diritti economici e morali degli autori. Tuttavia, la giurisprudenza americana offre una parziale via d'uscita tramite quello che è il fair use. Negli Stati Uniti è possibile pubblicare opere derivate senza autorizzazione solo se queste rispettano alcuni criteri. Devono essere trasformative, cioè offrire un contenuto nuovo o una lettura alternativa rispetto all'opera originale. Non devono essere commerciali né creare concorrenza economica. Non devono danneggiare la reputazione dell'opera preesistente. Bart Kira, in teoria, soddisfa questi 3 criteri. È trasformativa perché unisce 2 universi
processi narrativi in una nuova forma estetica. È totalmente no profit, non esistono edizioni cartacee in vendita ufficialmente, può essere letto come omaggio a entrambe le opere, ma in pratica, come scrive Engadget nel 2017, questo non significa che sia legale, significa solo che nessuno ha ancora fatto causa. La scelta di non pubblicare mai nulla su carta, di non monetizzare il sito, è strategica. Serve a mantenere il progetto in una zona grigia in cui, finché resta su internet e non diventa troppo visibile, può esistere senza attirare repressione. A oggi né Disney né Kodansha hanno mai emesso un cease and desist contro Bart Kira, ma, come scrive Zainab Akhtar nella sua intervista al Comic Journal, l'intero progetto è come una statua fatta di carta velina, bellissima ma fragile. Basta un colpo troppo forte, una stampa non autorizzata, una campagna virale troppo esposta e il progetto rischia di essere cancellato da un giorno all'altro. Tuttavia, come osserva anche Vice, proprio questa vulnerabilità è parte della sua identità. Bart Kira è un atto d'amore che sa di non poter sopravvivere alla luce del sole, e forse è proprio per questo che continua anche a vivere. In un panorama culturale dominato da franchise globali, copyright blindati e operazioni nostalgia preconfezionate, Bart Kira è un'eccezione. Non nasce da una major né da un'agenzia, bensì da un disegno a matita postato su Tumblr, una battuta visiva che, invece di restare un meme, diventa un progetto collettivo, documento estetico, riflessione sulla memoria condivisa. Bart Kira è un paradosso, non può esistere eppure esiste. È un'opera che usa due icone della cultura pop mondiale, Akira e i Simpson, ma lo fa senza volerle sbeffeggiare. Al contrario, le rilegge, le sovrappone, le fa dialogare, come se Milhouse e Tetsuo fossero sempre stati la stessa figura, come se il trauma giapponese e il disfacimento americano parlassero della stessa cosa, identità in crisi. Non è un caso che il progetto abbia attratto artisti da tutto il pianeta. Ciascuno ha messo se stesso in 5 pagine, accettando di contribuire a qualcosa che non avrebbe mai portato guadagno né notorietà, solo partecipazione per amore comune. Per questo Bart Kira è forse la forma più pura di ciò che dovrebbe essere la cultura pop, una rete che si costruisce insieme, un linguaggio comune che possiamo riscrivere, ridisegnare e anche disubbidire, sempre con rispetto, con amore e con quella punta di incoscienza. Bart Kira non è solo Akira con i Simpson, è un test di Turing per capire se crediamo ancora nella creatività libera, e finché continuerà a esistere sarà la prova che anche nell'era del copyright assoluto c'è ancora spazio per un gesto gratuito, collettivo e potente.